Ciao e bentornato sul canale di Tutto Irrigazione. Sono Federico e se hai un prato e un impianto di irrigazione o stai pensando di installarne uno, c'è una domanda che prima o poi ti farai. A che distanza devo mettere gli irrigatori l'uno dall'altro? Sembra una domanda semplice, ma la risposta sbagliata è la causa principale di quei prati a righe o a chiazze con zone verdissime e altre irrimediabilmente secche. Oggi svegliamo la regola fondamentale per una copertura d'acqua davvero uniforme, la sovrapposizione. Molti pensano, ok, questo irrigatore ha una gittata dichiarata di 5 metri, quindi lo metto a 5 metri dal bordo e a 10 metri dal successivo, così coprirò tutto. Sbagliato, sbagliatissimo. Se fai così, il tuo prato somiglierà a questo. Perché? Il problema è che un singolo irrigatore non distribuisce l'acqua in modo perfettamente uniforme su tutta l'area che il soggetto raggiunge. Generalmente c'è più acqua lontano dall'irrigatore e progressivamente meno man mano che ci avviciniamo e varia da marca a marca. Quindi se ci affidassimo solo al fatto che il getto arriva fino a là, avremo inevitabilmente il centro dell'area più bagnato e la parte sotto l'irrigatore molto asciutta. Le zone di confine tra un irrigatore e l'altro, dove i getti si toccano appena o non si toccano affatto, rimarrebbero rigogliose a discapito delle restanti aree. Qual è la soluzione magica allora? Si chiama sovrapposizione testa a testa. È una regola d'oro specialmente per gli impianti residenziali. Ma cosa significa testa a testa? Significa che ogni irrigatore deve o dovrebbe lanciare la sua acqua fino al raggiungimento della base dell'irrigatore successivo o degli irrigatori adiacenti. In pratica la distanza tra un irrigatore e l'altro dovrebbe essere circa uguale al raggio di lavoro effettivo, non al diametro, e nemmeno la gittata massima letta sulle scatole che sono in condizioni ideali. Questo implica una cosa fondamentale. Ogni punto del prato dovrebbe ricevere acqua da almeno 2 irrigatori. È questa sovrapposizione che compensa la distribuzione non uniforme del singolo irrigatore e garantisce che tutta l'area riceva una quantità d'acqua simile e sufficiente. Niente più zone dimenticate. La conseguenza di una sovrapposizione insufficiente o assente le vediamo tutti i giorni. Quelle classiche mezzelune di erba secca e sofferente. E cosa si fa di solito per tentare di rimediare? Si aumentano i tempi di irrigazione. Risultato? Spreco enorme d'acqua nelle zone già ben coperte che magari si ammalano pure. E le zone secche rimangono spesso tali perché l'acqua non ci arriva proprio con la giusta intensità. Capite ora che la semplice gittata massima non è il criterio giusto per distanziare gli irrigatori, no? Ok Federico, ma ho capito il principio della sovrapposizione testa a testa. Ma poi in pratica come scelgo l'irrigatore che mi garantisca quel raggio con la mia pressione d'acqua? Come adottare questa regola in un giardino di forma strana non rettangolare? E se voglio un'uniformità ancora maggiore, come funzionano gli schemi a quadrato o a triangolo? Queste sono le domande che trasformeranno un principio in un progetto esecutivo e sono esattamente gli argomenti che trattiamo nel dettaglio. Con schemi pratici, esempi di calcolo per diverse forme e dimensioni di prato e consigli sulla scelta degli ugelli per ottimizzare la copertura nel mio corso online Progettazione base per impianti di irrigazione. Lì impariamo a disegnare uno schema di posa impeccabile che non lasci indietro neanche un filo d'erba. Ok, ma se non voglio impegnarmi in un corso, non c'è problema. Offriamo un servizio di progettazione che troverai nella descrizione con un bel link diretto. Quindi da oggi, quando pensi alla distanza tra i tuoi irrigatori, ricorda: sovrapposizione testa a testa non è un optional, è una necessità per un prato uniformemente verde. Se questa dritta ti è sembrata illuminante, un like al video mi fa un enorme piacere. Iscriviti al canale per non perdere altri segreti dell'irrigazione. E se vuoi la guida completa per disegnare il tuo schema di copertura perfetto, tenendo conto di tutti i fattori, il link al corso completo ti aspetta qui sotto. Diciamo addio al prato a righe per sempre. Ciao!